Siamo qui con Andrea. Ciao Monica, Ciao. che possiamo dire è il figlio di Cristina. Scusami, non t'ho sentito. Possiamo dire è il figlio di Cristina. Non ho mai sentito. È mancata la connessione? Mm. Mm. 5, 4, 3, 2, 1. Guarda, lui è sdraiato su di un prato, ha in bocca un pezzettino rigido, no, di erba ed è circondato da tante mucche, cosa che adesso, nella sua attuale vita, magari farebbe un po' fatica a realizzare, no, questa situazione. Guardiamolo dall'alto. Quante sono le mucche? Uff, sono al pascolo, quindi sono un po' qua e un po' là, faccio un po' fatica. C'è profumo nell'aria di montagna? Di Oh, mucca? sì. Sì, di mucca, di erba che viene strappata dalle mucche che stanno ruminando. C'è Mm. tanto silenzio, si sente solo il suono dei campanacci delle mucche Mhm. e il loro muggire. Si sentono le api? Si sentono le api, si sentono anche le mosche, si sente anche il profumo caratteristico, no? Poi dello sterco delle mucche, Mhm. Che sa di buono, che sa di montagna, che sa di formaggio, che sa di polenta, meno che sa di natura. di natura. E lui è in un stato di grande pace, di tranquillità estrema. Ti dà l'autorizzazione? Sì, in questo momento il ragazzo disteso ha le sembianze di Andrea, però so che non è l'Andrea che stiamo incontrando noi in questa linea temporale. Il genio delle mucche dà l'autorizzazione? Sì, sì, Carine loro. tanto. Se vi è capitato di farvi leccare da una mucca, è un'esperienza. Di guardare negli occhi una mucca è un'esperienza Fantastico. incredibile. Nome del progetto di Andrea. Senti, mi viene al buio, perché vedo che è come se lui fosse, tra virgolette, condannato. Sappiamo che ovviamente poi non c'è nessuno che ci condanna, ok? Però condannato a stare in una situazione di oscurità, che è sia oscurità inteso come confusione, non vedere chiaramente, ma sia anche come oscurità proprio anche di umore, un po' cupezza. Nome della PS di Andrea. Prima sessione, ovviamente. Ehm, Crisalide. Nome della PE. Oddio, chi è questo uccello con il ciuffo? Bianco e So. nero. È colorato? Pappagallo? No? Un'ara? No? Sì, ho Questo capito, quello, uccello quello qua. con una specie di cresta, Sì, con gli occhi un po' sbarrati. sì. Mm. Mm. Uccello, occhi sbarrati. Mm. Vibrazione di Andrea. 2 miliardi e mezzo. Consapevolezza. 152. Anima. 43. Vite. 1978. Cervello, capacità medianiche. 9,1. Suscettibilità ipnotica. 36. 3D. 74. Vivacità animica.
sincera, a me viene il 98. No, i valori, Andrea, per la tua prima sessione sono da prima sessione vera, va pulita, che non vuol dire niente, non vuol dire essere bravi o non bravi, non vuol dire assolutamente nulla. Chi arriva a fare la prima sessione già ha vinto, secondo me. Vediamo le sue entità eteriche, quelle che non ha creato Babbo Natale, ma si è creato lui per capire una serie di cose in questo gioco virtuale in cui ha deciso da solo di entrare per non annoiarsi e per mille altri motivi. Il primo che si fa avanti è l'uomo del tempo, che vedo che è vestito da pugile e in questo momento l'immagine che mi presenta è quella di Andrea disteso al tappeto. Quindi l'obiettivo dell'uomo del tempo è proprio quello di mettere a terra sul tappeto Andrea per non farlo andare verso altre linee temporali che sarebbero più soddisfacenti per lui. Poi c'è un drago un po' cicchetto, mm? Quindi nella parte bassa del corpo tende ad allargarsi molto e vuole proprio sedersi sopra Andrea, vuole schiacciarlo, vuole bloccarlo in questo modo. C'è un ragno e vedo che è come se utilizzasse le proprie zampe a mo' di artiglio e si aggrappa al suo cuore per farlo palpitare in maniera meno intensa, meno piena. Poi c'è del secondo universo proprio, diciamo così, io lo vedo come se fosse Sant'Andrea, Mhm. che è proprio quello che è crocifisso alla croce, che però non è disposta come quella di Gesù, ma è come una X. E, e quindi questo Sant'Andrea incrementa in Andrea proprio il senso di dovere, di responsabilità, di una serie di compiti da eseguire, ma che risultano anche pesanti e stressanti. In Gli croce, fa vivere tutto, sì, 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 è così, anche con molto senso del sacrificio, che per fare queste cose deve sacrificarsi nel proprio tempo, deve sacrificare le proprie energie, eh, mh, e deve avere comunque scarsi risultati. deve mettersi in croce. Oh sì. Poi, Mm, come entità mista. mentali, Aspetta, Mm. Allora, questo è, vedo fumo negli occhi, solitudine e senza qualità. Fumo negli occhi è un'entità mentale che vuole proprio creargli una condizione di confusione, di scarsa chiarezza, ehm, di difficoltà a definire sia gli obiettivi e a mettere a fuoco le situazioni. E vedo come livello 5. Poi, solitudine, ok, è un'entità mentale che gli vuole comunque creare una situazione di, diciamo, di malcontento. Ehm, Però un malcontento che è sottile, che è anche abbastanza latente, che è camuffato, facendolo stare in mezzo a persone che non del tutto condividono, il suo modo di pensare, di vedere le cose, di vivere le cose. Quindi comunque in qualche misura lo fa sentire po' un pesce fuor d'acqua, ok? mhm, Un po' sempre a disagio, non completamente se stesso, non del tutto disinvolto. E direi come livello 4. E poi l'altro senza qualità è quello che vedo un po' come livello superiore, perché vedo 6. Ed è un'entità mentale che vuole proprio un po' scoraggiarlo, vuole renderlo anche
piuttosto insicuro di se stesso, lo vuole anche rendere fragile e vuole convincerlo del fatto che lui non ha le giuste qualità per quella determinata cosa, non ha le giuste, per esempio, non ha le giuste qualità per lo studio, non ha le giuste qualità per le sue attività sportive, ok? Quindi lo fa sentire sempre carente. Impianti. Allora, in eterico è come se avesse il cranio rasato per poter far aderire delle ventose. Queste ventose servono per dei fili e questi fili sono necessari per la trasmissione di alcuni messaggi, di alcune informazioni e generalmente vedo che hanno una nota un po' di pessimismo, di Disfattismo. sì. Poi c'è come questa specie di lastra a livello, chiamiamolo intestinale, più o meno, no? Genera un po' di insofferenza e anche un po' di rabbia repressa, perché ci sono dei risultati da lui sperati ma non raggiunti che lo fanno proprio un po' rodere dentro. Mm? Mm. E poi vedo le due caviglie che sono legate fra di loro da una corda, per cui lui nei movimenti, insomma, no, è parecchio intralciato e basta. Ok, causa esoterica dei problemi con gli esami all'università. Spesso sa le cose, ma tenta la fortuna. A volte pensa di essersi iscritto all'esame, ne è totalmente sicuro e non può andare all'esame perché in realtà non si è iscritto e i termini sono scaduti, eccetera, eccetera. Qua c'è un bel concorso tra entità eteriche ed entità mentali, perché per esempio l'entità mentale fumo negli occhi addirittura gli fa vedere male un simbolo della prova d'esame scritta. Mm, Cioè, mm, lui mm. ci ha spiegato che praticamente Minore uguale, lo legge sì, uguale. esatto. Giusto? Sì. Quindi, come dice lui, tutto l'esame è andato in fumo perché ha determinato tutto l'esito. Poi, oltre appunto all'entità mentale fumo negli occhi, è essenziale l'entità mentale senza qualità, perché in anticipo lavora sul fatto che o la sua preparazione non è sufficiente, o lui non è in grado di riuscire ad impiegare le informazioni nella maniera corretta, non è in grado di farsi venire in mente le informazioni che sono necessarie in quel momento. Mm, una serie di, diciamo così, preparazioni da parte di questa entità mentale prima dell'esame per mm, farlo andare proprio male, fargli andare negativamente l'esame. Ma poi vedo anche proprio il drago che è come se lo schiacciasse sulla testa, gli creasse quasi proprio una compressione che non gli permette di avere la lucidità di pensiero e la velocità proprio di pensiero in sede d'esame. A me da giovane è successa una cosa del genere. Io, per esempio, al liceo mi piaceva molto scrivere, il tema in classe però o restavo su sto 7, diciamo, senza riuscire a salire, o restavo sul 7, insomma. A volte mi ricordo che avevo veramente difficoltà a scrivere, facendo uno sforzo enorme per raggiungere questo che per me era un voto medio, mediocre, no, mediocre, accettabile, ma niente di che. A volte invece ero veramente in vena. Oggi posso dire entità. Sì.
Quali erano nel mio caso? Cioè, tutto l'ostacolo che sentivo nello scrivere da giovane oggi non c'è più. Mm. Quando devo scrivere fa come un fiume. Chiaro, ci sono giornate in cui uno è più in vena e altre in cui lo è in meno, meno in vena, ma come oggi. Ma non c'è più una sorta di frequenza disturbo. Ma lì, nel tuo caso, che Mhm, poi ognuno ha le proprie entità, ognuno ha il proprio percorso. Nel tuo caso vedo proprio, non so, questa specie di aquila che mentre tu sei lì concentrato, che provi a scrivere, lei ti fa rotolare sul foglio un uovo, mm? Che è come ricordarti le tue origini, ok? Tu devi essere coerente a quelle origini lì. Quindi non ti puoi permettere di andare oltre. e quali sono le mie origini? Una gallina. No, no, no. Le tue origini sono quelli che ti legherebbero comunque alla mediocrità, a non emergere, Mm. a rimanere nel fallimento, nel blocco. E va benissimo anche il fallimento dello scrittore, il blocco dello scrittore. Ok. Non c'entra niente, oppure sì, ma l'altro giorno mi è arrivata una mail, ormai sono rarissime, arrivano una volta ogni 6 mesi, l'email folle, non dico di chi, magari, ah no, tanto non mi segue, quindi non vedrà questo video, che mi dice, scusami, ma non ti ho più seguito. Nel frattempo hai smesso di farti prendere in giro da Tachisis e Set in cambio di denaro? Oppure credi ancora a baggianate come la terra piatta di Reset del 1800? Ti sei ricordato almeno che sei un felinoide? Dammi solo un'entità. Di questo qua. Eh, Eh, ma allora dunque, qui c'è il mondo egizio, ok? Con tutte le mm, sue entità. mhm, C'è anche Ibis, mhm. c'è Set per questa persona. ehm, Quindi mi sta usando da specchio? È lui? ehm, è lui che vorrebbe che tu fossi come lui, cioè, But- capito? Ti vorrebbe ah, alleato. ah. E quindi lui è un felinoide. C'è proprio un po' di problema qua, eh. No, allora, qua nel senso c'è anche un problema un po' patologico di paranoia, ok? Mm, mm, mm. Quindi è anche un po' difficile fare questo tipo di analisi. Qua è un gran casino, Mm, questo signore ha dei figli che hanno degli incubi pazzeschi, piccoli, con esatto. degli incubi Mm, pazzeschi. E sì. mi ricordo anticamente, poi sono andato a vedere. Questo è un gran casino. Mm. Sì, perché sono proprio delle entità persecutorie, Mm. quindi Ma non ti voglio sforzare. Comunque, andiamo io un ad eternum di amore sì, di chiarezza. e di chiarezza. Va bene, torniamo al nostro amico Andrea. Va bene, queste entità mentali, eteriche, se le ha create lui, perché? Progetto al buio. Allora sì, aspetta, perché adesso mi sono un attimino tolta da Andrea, adesso torno un attimo. Scusa. Mm, Allora, c'è come se ci fosse anche una contaminazione religiosa, sai? Allora, mm, probabilmente c'è una vita in cui lui, aspetta che cerco di capire, no? Perché vedo che molla, lui molla allora, no, il seminario lo fa, eh, quindi inizia questa carriera ecclesiastica, poi gli viene tipo una crisi e molla, ok? Però è come se rimanesse poi con questo senso di colpa di aver abbandonato. È come se quindi
In questa vita attuale, invece, quella in cui Andrea attualmente si identifica, ci, ehm, ci sia questo senso di colpa per aver abbandonato Dio, passamela così, ok? E quindi doversi sobbarcare tutta una serie di situazioni con un senso di pesantezza, di sacrificio, anche di perdita, come se lui dovesse sempre perdere qualcosa, come se lui dovesse essere sempre molto affaticato, come se lui non dovesse avere la gioia, della vittoria. Mm? Ma questa vita, In questa vita, eh sì, lui è così. dove ha abbandonato Dio, Allora, in questa vita in cui ha abbandonato Dio, lui ha fatto questa scelta, un'altra ma poi vita si sente in parallela. colpa. Sì, Ah, esatto. ah. In una vita parallela lui si sente in colpa per aver lasciato la sua carriera ecclesiastica, però non è in grado di poterla riprendere. Quindi finirà i suoi giorni con questo senso di colpa, ok? Di aver girato, chiamiamolo così, le spalle a Dio, nell'ottica di quest'altro Andrea di un'altra linea temporale. In questa linea temporale, che è quella dell'Andrea con cui noi abbiamo a che fare, Andrea si porta, diciamo così, no, questo senso qua di colpa e di pesantezza e lo traduce però in modo diverso, Lo ok? studio. Non è più, sì, però in generale nella sua vita lui accusa molta pesantezza, anche per esempio tutte le allergie che si è procurato e che non gli permettono di vivere anche molte situazioni belle, Mhm. come per esempio abbiamo visto all'inizio, no, lo stare in natura, accarezzare animali, eccetera. E per Andrea potrebbero essere una fonte di problema, di un attacco allergico. La nebbia mentale che inizia al mattino, non sempre, ma molto spesso, e dura fino alle 17-18. Allora, quello lì è proprio voluto da fumo negli occhi, affinché lui si senta anche un po' paralizzato, ok? Rallentato, ovattato. E quindi la sua vita risulta così molto più faticosa, ovviamente. Quindi c'è una linea parallela di Andrea, dove c'è sempre Andrea che ha rinnegato Dio. Andiamo lì. Quindi scavalchiamo questi binari e andiamo su altri binari. Diciamo che lui in questa vita ehm, ha scoperto di essere attratto dagli uomini, ok? Ehm, mi sembra che lui abbia però un valore etico molto elevato, Mhm. quindi sceglie di abbandonare la tunica. Però per autopunirsi non ha poi delle relazioni. Vive in castità. Sì, Ma, beh, abbiamo il mezzo eterico. Andiamo a vedere chi ha abbandonato, chiamiamo Dio, quello che lui ha abbandonato. allora quello che lui ha abbandonato a me si presenta come una specie di burattinaio con un sorriso molto largo, tipo da clown, che ha tanti fili tra le dita delle mani e vedo quindi che muove, per esempio, anche la croce in cui è crocifisso Gesù e muove di conseguenza, in maniera indiretta, che ne so, tutti i vari preti, le suore, in generale tutti i vari ordini religiosi, i credenti. È dispiaciuto di aver perso Andrea in quella linea parallela? Lui fa spallucce Non più, non e meno. dice, io non l'ho perso. In effetti, vedendo bene la situazione, la pesantezza, il senso di colpa e il freno nella vita è rimasto. Mhm. Quindi tanto l'obiettivo è quello, eh. È stato fatto un lavoro a metà. C'è anche questo lavoro a metà, no? Che si Sì, ripete anche nell'attuale. anche nell'attuale, sì.
un po' di studio, un po' di lavoro, un po' di una cosa, un po' dell'altra, molta fatica, Mm. anche E nello questo sport. rendimento, sì, un rendimento che per lui non è mai soddisfacente. Anche nello sport, i risultati sperati non sono mai stati raggiunti. Quelli che Esatto. lui ritiene essere risultati da 6 sufficienti, sono stati raggiunti con enorme sforzo, enorme intensità di lavoro per poco e poi persi subito. Sì, sì. Sì, perché lui è proprio bollato come questo ragazzo, no? Senza qualità, che deve rimanere al buio, quindi non ha la possibilità di emergere. Ehm, Questo deve essere. E lui deve continuare a portare questa croce di Sant'Andrea, quindi molto pesante, quindi il suo percorso deve essere anche lento, no? Con tanta fatica, con tanto sudore, dove inciampa spesso. E c'è solo appunto il senso della fatica e non la gioia di vivere. Cinema, chiamiamo la mamma e il papà, Certo, sicuramentissimamente sì, la sorella della mamma, sì, lo zio della mamma certo, e la fidanzata. sicuramente. Solo che la fidanzata mi viene come se avesse un panno al cui interno ci sono delle ortiche. Dove è questo panno? In mano? Sì, poi si siede e lo appoggia in grembo, sì, sulle ginocchia. Ortiche urticanti o cotte? No, no, Urticanti. fresche. Mm-mm. E che ne fa? Sono, penso, simboliche perché ci sono davvero tante situazioni spinose, diciamo, irritanti, nella sua vita e che lei non sa come toccare. In questo momento lei ha le mani nude. Chiamiamo anche Sant'Andrea nel cinema. Sì, e poi però qua nel cinema non viene sotto forma di Sant'Andrea, eh? No. No, viene sotto forma di Poseidone. Mm. Mi viene con questo suo tridente e vedo che è come se dicesse che tutto questo, ehm, non so, non è degno della sua presenza. X Factor. Certo, C'è una connessione tra Sant'Andrea e X Factor, la X, la croce come, come X, ex Twitter. Twitter, Mm. come 3 volte X sono il porno, come la variabile X. Chi ha detto poi che doveva essere X? Non poteva essere M e N. Vivo morto o X. Vivo o morto X. 1, 2X, il Totocalcio. Pari è diventato X. Craxi, uno con una X nel cognome. Sexy, sex. Generazione X. Generazione X. Allora, diciamo che c'è sempre una specie di gerarchia. Quindi sì, si riferisce a Sant'Andrea, questa X, e Sant'Andrea è molto collegato ai soldi Mhm. e diciamo che però se saliamo di gerarchia, la X rappresenta proprio il ragno, mh, anche proprio morfologicamente. Mm. Monica, scusa,
Me l'hanno raccontato, io non ne sapevo assolutamente nulla. Sembra che Twitter sia diventato X quando è passato nelle mani di Elon Musk per, ehm, per far entrare i porno, sostanzialmente in maniera molto più consistente. Le persone che utilizzano OnlyFans hanno in X il gancio, no? Si fanno conoscere a quel livello lì. Tutto non nasce con l'impronta porno, ma poi di fatto la assume. Sembra che adesso Trump voglia fare lo sgambetto a Elon Musk e abbia già messo grandi paletti su chi vuole utilizzare X con tali fini. Quindi bisogna essere schedati, pagare un fisso al mese e tutto questo da settembre, no, agosto, una cosa del genere in Europa e a breve un po' in tutto il mondo. Insomma, la fine di X e la fine di OnlyFans. Che è successo davvero? Tu lo sapevi? No, non so niente di sta roba. Cade la Allora, X? quello che vedo dietro le quinte è Trump e Elon Musk che si stringono la mano. Quindi, in verità, è come un progetto comune, che da come me l'hai descritto invece sembra che si scontrino, no? Mhm. Ma non è così per niente. Vari appoggi su Tesla promessi adesso vengono negati, anzi si fa marcia indietro sull'elettrico anche negli Stati Uniti, masche lì dentro. Ehm, io vedo questa stretta di mano, come se ci fosse invece un accordo per far sembrare delle cose, ma non sono così come a noi paiono. Ehm, dunque, rispetto a questa cosa qui, allora, sì, io vedo il collasso diciamo così, cioè di alcuni strati, però per poi farli veicolare in strati più nascosti, più dark. Cioè che magari la parte più fruibile dalla massa viene messa in crisi, ma per poi andarli a veicolare negli stessi contenuti però del dark web. Mm. Quindi prenderà piede il dark web. E per come sto vedendo io, sì, però è un processo, non Allora, è ci che proprio sono, dall'oggi al domani. noi non lo sappiamo, ma ci sono persone che sono completamente dipendenti da OnlyFans e da Twitter, completamente. Ormai è diventata una dipendenza. Se glielo togli, la dipendenza non può finire. Deve trovare uno sbocco. Quindi questa visione tua ha assolutamente senso. L'unico sbocco può essere il dark web, che è un postaccio dove nessuno vuole mettere piede, ma se si è obbligati da una dipendenza, ci si mette piede. E lì è veramente un qualcosa di fortemente invischiante, eh, tremendo. Ok, torniamo solo ad Andrea. Va bene. La vita di Andrea, religioso. Mm. Alla luce di tutte queste considerazioni, siccome quell'Andrea lì ascolta, sente, vede e ha visto il mangiafuoco burattinaio, che è il Dio per il quale si sta penando tanto, che fa? Vedo che raccoglie una rosa bianca e la regala a un uomo e da lì inizia una relazione. Come si chiama questo uomo? Quindi questo a cui sta regalando la Mhm. rosa, Maurice. Francese? Sì, Siamo in Francia, lui è André, quindi. sì. Mm. In questa vita parallela, il Maurice è nella vita attuale di Andrea qualcuno?
Allora, lo vedo che è un insegnante, ma non attuale, delle superiori. Ok, quindi ci sono questi parallelismi anche tra vite, non solo tra vite passate parallele, ma anche tra linee temporali parallele. Andrea è Andrea in questa vita che tu vedi. Come l'hai visto adesso, lo vedi lì, o è diverso, Mm, un po' no, è diverso. un po' diverso, sì. Tipo anche colore di capelli, gli occhi, formologia. Vabbè. Sì, perché è rosso. Però è Andrea. Beh, sì, tutti sono Andrea poi in Eh sì, realtà, no? Ehm, tutti noi siamo Andrea. Però per esempio lì è omosessuale, qui non lo è. Mm, Certo. Va bene, siamo di qua. Salutiamo Andrea e Maurice. A questo punto Mangiafuoco ha perso l'Andrea di là. eh sì. Che fa? Digrigna un po' i denti, li stringe, questa cosa gli ha dato un po' noia, Mhm. però poi si mette a guardare le altre marionette. E se ne frega. Mm. Andrea un bel dito medio non glielo fa a questo qui? Diciamo che in questo momento vedo l'Andrea religioso, Di là? ex religioso, che abbraccia questo uomo e per lui è il modo migliore per fare il dito medio. Ma infatti è così. E l'Andrea di qua? Facciamoci una passeggiata nella sua nebbia mentale. Sì. Mm. Nebbia, lupi, freddo. Mm. E anche questa sensazione di non potersi davvero scaldare e di non poter diradare questa nebbia, no? Lui che prova a guardare in maniera fissa e penetrante, quasi per fendere la nebbia, ma non ci riesce. E che vorrebbe anche tanto aiutare la sua fidanzata e non ci riesce. Quindi c'è anche un po' questo senso di impotenza da parte sua, no? Si sente impotente su vari fronti, anche sul fronte dello studio, perché lui ritiene di dare il massimo, però poi alla fine non gli ritorna, ecco, quello che lui ha investito, diciamo, no? E idem per quanto riguarda l'obiettivo sport. Sente Quindi, che non c'è un congruo ritorno. quindi dov'è? Nella nebbia. Sì, nella nebbia dove anche le sue azioni e i suoi intenti si smarriscono, come se fossero boomerang. Lui li lancia nella nebbia, non sa dove vadano a finire e che esito avranno. Quindi se non si vede perché c'è la nebbia, che si fa? Si ascolta. Cosa sente Andrea? Beh, allora dunque, e poi anche un po' l'obiettivo di questo impianto che abbiamo visto, l'impianto mentale con le ventose, attualmente i pensieri sono un po' demoralizzanti, perché sento che dicono mm, non andare di qua, vai di là. Poi dopo quando lui va di là, no, ma vedi che di qua non va bene, torna di là. E lo sballottano un po' così, Proviamo a sentire se ci sono dei campanacci di mucche. da lontano, e poi si avvicinano sempre di più. È chiara la direzione? Sì? E Andrea è un po' in pensiero perché pensa che poi lui con queste mucche non sa, no, come reagirà con le sue allergie e tutto quanto, l'erba, le cose.
chissà che tipi di piante. Ah, si preclude un po', no? La gioia, la felicità di questo momento. Beh, andiamo a provare, tanto al massimo si piglia l'influenza nella nebbia, no? Se lo può aiutare, veda la scena dall'alto. Sì, si sente più sicuro a guardarla dall'alto. Mm. Finché riesce a vedere la sua testa, perché poi c'è la Mm, nebbia. Però tanto lui sa dov'è. sì, Sali, 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 sali. Se no, quando si dice non può piovere per sempre, non ci sarà nebbia ovunque. Un attimo, ma lui è rimasto in un gioco nella nebbia e adesso frega il gioco salendo e vedendo tutto il plastico, tutto il piano di gioco. sta avvenendo questo, sì. Chissà com'è contento il ragno, non si fanno queste cose. Mm, Dov'è il prato di Heidi con le mucche? In su, in giù, a destra, a sinistra. al centro, sì. Quindi lui cosa deve fare? Avanzare, indietreggiare, andare a destra o andare a sinistra? Lui deve avanzare andando dritto proprio e lo sta facendo. E se incontra degli ostacoli? Lui ha, non so, è stato dotato di una lanterna magica, tipo in questo momento. Mm. Vedo che la sta impugnando con la mano destra, la tiene, ed è una lanterna che ha un raggio non tanto ampio di illuminazione, però mentre ce l'ha in mano, quella zona lì è chiara e quindi riesce ad andare oltre la nebbia. Passo dopo passo riesce ad andare oltre la nebbia grazie alla lanterna e Procediamo. riesce anche a sentire proprio la placidità, la tranquillità, il senso anche di pacifica realizzazione che proviene dalle mucche, proprio guardando questa scena mano a mano. Riesce anche a sentire quel senso di freschezza e leggerezza che gli deriva dal guardare il prato con questi fiori, fiori semplici di campo. È arrivato quindi. Sì, è lì proprio. Che sensazione ha? È felice? È sorpreso di tanta quiete in cui non c'è nessun giudizio, non c'è nessuna prestazione, non c'è nessun obiettivo. Si sente proprio in accordo con tutto quanto. Potrebbe anche sentire di essere una mucca se la toccasse. Si mette davanti al suo muso, la guarda dritto negli occhi, le accarezza la testa vicino alle orecchie, il muso. E lui è come se si tuffasse in quegli occhi e fosse effettivamente nei panni della mucca. È la mucca in questo momento. Chi sente? Sente che non c'è niente da inseguire, che non c'è niente mm, da dover dimostrare, che c'è il sole, che c'è la compagnia.
sente una perfetta semplicità. Andiamo con Andrea al cluster, senza più mucche, fidanzate, parenti, santi, Sant'Andrea. Vediamo che tipi di contratti si è messo. Sono una sequenza di prigioni. I suoi contratti li rappresenta così, probabilmente proprio per tutto questo senso di blocco, di contenimento che lui prova. Ehm, Lui è attualmente animato da un forte senso, di libertà, di voler proprio respirare bene, tranquillo, e quindi sceglie di buttare via le prigioni dentro un portale definitivo. E vedo che Tutte. per creare, sì, 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 tutte, e effettivamente erano parecchie in sequenza, una dopo l'altra. Delle prigioni, E delle celle. le gabbie, sì, sì, sì. Quante? Quella dello studio? Eh, Anche un po' quella del rapporto in questi termini, il rapporto sentimentale in questi termini, anche quella è una gabbia. Lo studio, lo sport vissuto e realizzato in quel modo, ehm, e le frequentazioni, diciamo così, le amicizie e anche proprio il rapporto, con se stesso. Cosa mette qui al suo posto quando le ha buttate tutte? Aver come una musica che proviene da un flauto, e questa melodia va a comporre proprio con estrema leggerezza, mh, anche con tanta dolcezza, l'Ad Eternum, queste note musicali. È molto accogliente, questa melodia. Quindi l'Ad Eternum è come se ispirasse anche una forte fiducia e sicurezza. C'è un avatar. È rimasto come un cartello di divieto d'accesso. Questo è quello che è rimasto nell'ufficio dell'avatar. Proprio perché la percezione di Andrea era quello che alcune cose, per una serie di ragioni, non gli fossero consentite, o comunque non gli fossero consentite del tutto. Mm. Lui si vuole liberare di questo limite, di questo divieto imposto, quindi getta via questo cartello di divieto d'accesso all'interno di un portale definitivo. E qui vedo che mette un sole, eh, dice, di quelli che puoi vedere al mare, di quelli che puoi percepire quando sei al mare. È un sole che scalda e che profuma. Va bene. Al buio il progetto esiste ancora? No, assolutamente no. La PS è sempre Crisalide e la PE, quell'uccello che abbiamo detto. La PS adesso la vedo ambra, in particolar modo per questo suo colore, diciamo così, sì, giallo. Lo spirito mi viene Vittoria. L'uomo del tempo, il drago, il ragno che si era aggrappato al suo cuore e Sant'Andrea esistono ancora? No, Le tre entità mentali e gli impianti? no, L'idea, il concetto di Sant'Andrea, o X corrispondente?
No, non c'è più. No, no, no. Nuova vibrazione, piuttosto bassa all'inizio, 2,5. Senti, viene 200. Nuova consapevolezza, Mm, 167. anima, 48. vite, 1791. capacità medianiche, cervello, 9,7. suscettibilità ipnotica, 54. 3D, 42. vivacità animica. Quanto ci crede? 600. 100, perfetto. Ottimo, la mamma che fa nel cinema? Um, Come se stesse preparando un qualcosa per festeggiare. Vedo che ha preparato dei popcorn, delle bibite, delle torte salate, cose del genere, no? Perché è un gran giorno per entrambi. E lei dice, io sento mio figlio come un sole. La fidanzata cosa dice? Ha buttato per terra le ortiche ed è corsa verso di lui. Non ho capito questa cosa delle ortiche, perché le aveva? Come se fosse un Credo, mazzo di fiori? no, penso Al che sia proprio una contrario? situazione sua, che lei ha Personale. proprio, sì, 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 ha delle sue difficoltà e non sa veramente come prenderle. Però adesso è come se le avesse messe via da parte, Mhm. eh, e ha scelto, insomma, in questo momento di viversela completamente con Andrea. Si sono già conosciuti in altre vite parallele. Ecco, qua mi dà come se fossero due che lavorano nella stessa serra, due ragazze che lavorano nella stessa serra. Padre cosa fa? Ehm, Va che è un bel giovanotto, è forte, io lo so, è forte. La sorella della mamma che fa? La zia. Dice che lui è un ragazzo misterioso, e lo dice comunque sorridendo, con compiacimento, come anche un complimento. E Andrea cosa dice a se stesso? Ora che ha fatto con noi tutto questo lavoro di pulizia energetica, cosa si vuole dire? Bravo Andrea, mi sento proprio di dirti che sei stato bravo. Finalmente Andrea si complimenta con se stesso, soddisfatto di se stesso nel proprio lavoro fatto. E adesso che si fa? Ma non so se sta mangiando una focaccia. Ehm, Come se adesso avesse voglia di stare bene, di trovarsi un momento proprio di svago, di relax, sapendo che questo momento gli darà un'estrema carica di energia. Non ci sono più tutti quegli spettri che indicavano, diciamo così, senso di inferiorità, di non farcela, di blocco, di freno, non ci sono più. C'è lui che è un motore che gira ad altissima potenza.
Va bene. Messaggio finale, finale, finale di Andrea a se stesso. Vedo che è come se si sbottonasse la camicia, ehm, quindi si ritrova a petto nudo di fronte allo specchio, eh, e dice, io sono il meglio del meglio del meglio. Come lo vedi? Ehm, Felice, lo sento felice di se stesso, in armonia con se stesso, che ha fatto la pace con se stesso. E il prato con le mucche? Il prato con le mucche vedo che lui ci può tranquillamente camminare in mezzo, ehm, e mentre lo fa, le accarezza tutte, sfiora il dorso di tutte quante le mucche. Va bene, abbiamo finito.